Buongiorno ragazzi, siamo qui di nuovo in compagnia con la nostra gattona Sofì, che forse è stanca, vuole andare a dormire, vero Sofì? Perché mi mordi? Sofì è la nostra mascotte come al solito. Non mi azzannare, non mi mordere Sofì. Andiamo avanti quindi con Socrate in compagnia di Sofì. Stavamo dicendo che esistono diverse interpretazioni su Socrate. Socrate è un enigma nella storia della filosofia. Esiste un problema Socrate. Sofì, non mi mordere, esiste un enigma Socrate. Vabbè, lasciamo andare Sofì. Un bel saltello, Sofì, ok? Qual è il vero Socrate? È difficile se non impossibile ricostruirlo. Qual è il Socrate storico? Noi abbiamo di Socrate una ricostruzione che è diversa a seconda degli autori. E se noi parliamo sempre dello stesso Socrate e se in tutti i libri di filosofia vengono dette più o meno le medesime cose su Socrate, è perché noi, quelli prima di noi, abbiamo deciso del tutto convenzionalmente di credere a Platone, perché di Platone ci sono arrivati tutti gli scritti, mentre invece di altri autori no, perché Platone fa fare a Socrate una figura brillante, gli costruisce intorno tutta una serie di dottrine, ehm, di metodo in particolare di filosofare che avranno grande influenza, avranno grande importanza nel prosieguo della storia della filosofia, colpiranno l'immaginazione, la passione di molti. Però noi non possiamo davvero sapere se Socrate ha ragione o se ci presenta, se Platone, scusate, abbia ragione o se ci presenti un Socrate che è frutto della sua interpretazione, un Socrate che è frutto della sua faziosità, dei suoi interessi. Platone ha interesse ovviamente a porre Socrate alla base delle sue proprie teorie, le teorie platoniche, e quindi può darsi che molte delle cose che Platone ci dice di Socrate, capite, siano influenzate dalla tendenza di Platone a ricostruire il pensiero di Socrate, a trovare nel pensiero, nella figura di Socrate, quelle che sono le sue stesse idee, essendo Socrate il suo maestro. Quindi e noi diamo per scontato, diciamo per convenzione, che Platone abbia ragione, parliamo del Socrate di Platone, però io vi ho detto già, ve l'ho già detto, questo è un atto di fede che noi facciamo, quindi dobbiamo comunque considerare il fatto che vi sono altre interpretazioni di Socrate, abbiamo visto quella di Senofonte, quella dei cosiddetti socratici minori, perché abbiamo deciso noi che sono minori, non per una questione oggettiva, i quali ci danno una idea di Socrate molto diversa da quella di Platone. Abbiamo un Socrate critico, ma nel senso proprio di critico distruttivo, un Socrate che critica senza poi costruire niente, un Socrate critico distruttivo che a differenza di Platone non utilizza il logos, non utilizza più di tanto i discorsi, la razionalità, dà a volte degli insegnamenti di vita semplicemente con i suoi comportamenti, spesso bizzarri, lo vedremo, ma senza insegnare razionalmente niente, senza fare dei discorsi. Secondo Platone, Socrate insegna qualcosa di oggettivo, porta in sé una verità oggettiva, in contrasto con il relativismo, con il soggettivismo dei sofisti. Però, ripeto, personaggi come Senofonte o altri non sono d'accordo con Platone, vedono in Socrate principalmente la componente scettica, la componente critica, la componente corrosiva, senza che vi sia nulla di oggettivo da insegnare. Qual è il vero Socrate? Non esiste un vero Socrate. Socrate è la somma delle interpretazioni degli autori che a lui si riferiscono. Pur essendo autori che l'hanno conosciuto in vita, ognuno dà un'interpretazione diversa, quindi può anche darsi che in Socrate ovviamente convivessero aspetti diversi. Ognuno dei suoi continuatori ha evidenziato, ha messo in luce uno degli aspetti di Socrate. Quale sia il vero Socrate è impossibile proprio da ricostruire. Platone si differenzia dall'interpretazione scettica, critica di Socrate
data da Senofonte e dagli altri, perché Platone attribuisce dei contenuti precisi alla filosofia di Socrate, mentre un Senofonte e gli altri socratici minori dicono che Socrate non aveva un contenuto razionale, preciso, stabile, oggettivo nella sua filosofia, si limitava a criticare il sapere degli altri e si limitava a criticare il sapere degli altri e magari forniva delle massime, delle indicazioni di vita assolutamente non sistematiche. Invece Platone fa di Socrate qualcuno che ha un sistema filosofico, ha dei contenuti positivi, peraltro estremamente creativi, costruttivi e ottimistici, ha dei contenuti. E voi direte, ma come Socrate dice, Platone dice che Socrate sa di non sapere, ma non è proprio vero. Socrate dice so di non sapere, però in realtà afferma delle cose che sono ben precise, quindi è dovuta all'ironia quest'idea di Socrate che sa di non sapere. Non è propriamente vero che sa di non sapere, certo non arriva mai a definire una verità, cioè un contenuto preciso di verità. Però il fatto stesso di, secondo Platone, il fatto stesso da parte di Socrate di dire che una verità esiste, che questa verità è certa, è universale, è condivisa da tutti, è eterna, è oggettiva, si trova dentro di noi, ci vuole un certo metodo, un certo dialogo per far uscire dentro di noi questa verità. D'accordo? Queste cose non significano che non vogliono dire che non sappia niente. Non è vero che Socrate sa di non sapere. Sa di non sapere che cos'è la verità, che cos'è il buono, che cos'è il giusto. Però Socrate alcune cose le sa e le afferma positivamente. Dice che esiste una verità, un bene e un giusto che sono oggettivi, uguali per tutti, che si possono raggiungere attraverso un certo metodo dialettico, lo vedremo tra poco, che queste cose esistono dentro di noi, ognuno le può ricavare dalla propria anima. Avrebbe potuto anche dire no, esistono fuori di noi, corrispondono a qualche... No, e invece, quindi sono tutte cose che rappresentano una dottrina precisa, un sapere, che è un sapere particolare. E quindi Socrate viene riempito di contenuti da Platone. Anche se Platone comunque non si accontenterà di questi contenuti, vorrà a sua volta riempirli più precisamente di significati. Però il Socrate di Platone è un Socrate che fa finta di non sapere, però alcune cose le sa, le insegna, d'accordo? E quindi, mentre invece l'interpretazione di Senofonte o di altri è quello di un Socrate che proprio non indica nulla di oggettivo, d'accordo? E quindi qual è il vero Socrate? Ognuno ha la sua interpretazione. Secondo molti Socrate sarebbe stato un archetipo, un personaggio mitico, un personaggio che secondo alcuni non sarebbe mai neanche esistito, oppure se anche fosse esistito la sua esistenza reale, storica, sarebbe stata trascurabile rispetto alle interpretazioni che hanno dato gli altri dopo di lui. Cioè Socrate avrebbe avuto un'esistenza storica in cui non avrebbe assolutamente manifestato determinate dottrine, poi chi è venuto dopo di lui ha costruito la sua filosofia che non esisteva come tale durante la sua esistenza storica. E quindi il problema di Socrate. Socrate è affascinante proprio per questo. Socrate rappresenta un po' quell'idea di filosofia, molti di voi l'avranno sentita affermare, in cui la filosofia pone dei dubbi senza fornire delle certezze, in cui l'interrogare, la domanda è più importante della risposta. Quindi Socrate come archetipo del filosofo del dubbio, che chiede, che si interroga continuamente, è alla ricerca della verità ma non riesce mai a trovarla. La filosofia come disciplina aperta, disciplina non conclusiva, disciplina che pone delle questioni senza però mai arrivare alla soluzione. Quindi il fascino della filosofia come appunto una dottrina che non ti dà una soluzione bella e pronta, non ti dà una certezza, ma apre al dubbio, apre a una domanda che non si chiude mai. E allora
Socrate, a differenza di quello che dicono Senofonte e altre fonti, utilizza il logos. Questa sarebbe proprio la caratteristica di Socrate, il discorso. Per trovare la verità bisogna usare dei discorsi, il discorso. Abbiamo visto che questa è una cosa in comune con i sofisti, anche i sofisti utilizzavano ovviamente il discorso. Tuttavia il discorso per Socrate è un discorso razionale. Logos, infatti, sapete bene che in greco non significa soltanto parola discorso, significa anche razionalità, e quindi la dialettica socratica è improntata ad un metodo, ad un metodo razionale, d'accordo? E quindi a differenza dei sofisti, abbiamo visto anche i sofisti usano il dialogo, usano il logos, il discorso, ma il discorso di Socrate, secondo Platone, è diverso dal discorso dei sofisti. I sofisti portano avanti un discorso persuasivo, non badando alla verità, mettendo da parte la verità, oppure addirittura pensando che non esista una verità oggettiva. Invece il discorso di Socrate è un discorso che vuole portare alla conoscenza della verità, pensando, dice Socrate, che la verità appunto sia qualcosa di oggettivo, sia qualcosa di universale, identico in tutti, che quindi la verità esista. L'uso del logos, del discorso, ovviamente allontana anche Socrate da Anassagora. Abbiamo visto che nella prima parte della sua vita Socrate era un naturalista, osservava la natura, ok? Un filosofo della Physis come Anassagora. È lo stesso Socrate, per bocca di Platone, che ci dice che a un certo punto lui cambiò idea per via dell'oracolo di Delfi. Ricordate la risposta dell'oracolo di Delfi? Cambiò idea perché si era stancato, entrò in dissidio con Anassagora. Dice Socrate nel Fedone, per bocca di Platone, come personaggio dell'opera di Platone, il Fedone, che i metodi naturalistici non lo soddisfacevano più, non erano per lui adeguati per comprendere la verità. L'osservazione, l'esperienza era qualcosa di fallace. L'esperienza, l'osservazione della natura che Anassagora portava avanti, secondo Socrate, non era la cosa migliore da perseguire. Bisogna usare non l'esperienza, la conoscenza empirica, l'osservazione. Socrate a un certo punto capisce che bisogna invece usare la ragione, d'accordo? La razionalità, i discorsi dell'intelletto, il discorso razionale, e non occuparsi più dell'uomo come un ente fisico simile a tutti gli altri enti fisici, considerandolo esteriormente, meccanicamente. Bisogna occuparsi dell'uomo, e in questo Socrate, abbiamo visto, è d'accordo con i sofisti. Bisogna occuparsi dell'uomo come soggetto che ha un'interiorità, una libertà, una volontà, come soggetto che esprime una morale e una decisione politica. L'uomo non più come ente fisico-fisiologico, ma come ente, come entità politico-morale. Per questo lui si distacca da Anassagora. Il metodo migliore per comprendere la verità è non osservare la natura, ma utilizzare il discorso tra soggetti umani, e l'oggetto della filosofia per Socrate non diventa più la natura nel suo complesso, ma l'essere umano nella sua interiorità, l'anima dell'essere umano. Allora attenzione, questa verità attraverso il logos, attraverso il discorso, è una verità difficile da ottenere. Questo è tipico dell'interrogare e del discorso socratico. La verità, prima di tutto, la troviamo all'interno di noi e non all'esterno. Come vedete, questo non significa non sapere niente, è una contraddizione con l'idea di non sapere niente. Questo è un sapere preciso, è un'indicazione precisa, una dottrina precisa che Socrate sostiene. La verità si ottiene attraverso i discorsi, ma si ottiene all'interno di sé, attraverso l'anima, attraverso una sorta di purificazione dell'anima. Quindi bisogna andare al proprio interno, conosci te stesso, e praticare su di sé il famoso motto che era stato inciso nel Tempio di Delfi:
conosci te stesso, d'accordo? Vediamo se riesco a scriverlo in greco. Gnotis auton, che sarebbe se auton, ma contratto, se auton diventa sauton. In questo modo lo scrive Platone, d'accordo? Gnoti, questo è l'imperativo, seconda persona singolare, gnoti sauton, d'accordo? Famosa frase di Socrate, in realtà riprende la frase già esistente incisa all'interno del Tempio di Delfi. Gnoti se auton, che in realtà diventa sauton, d'accordo? Conosci te stesso, auton, sapete stesso, gnoti se auton, gnoti sauton, d'accordo? Ve l'ho scritto anche in greco. Conosci te stesso, quindi la verità viene trovata all'interno di ciascun essere umano e questo ritrovamento non è facile. Per Socrate trovare la verità all'interno di noi, andare nella propria anima, la verità non è nel corpo, non è nell'esteriorità, la verità è nell'anima, d'accordo? Bisogna prendersi cura dell'anima, a differenza di quello che dicono i sofisti. La filosofia è qualcosa di anche terapeutico per la tua anima, purificazione dell'anima, cura dell'anima attraverso una conoscenza di sé. Questo processo non è facile. Trovare la verità e farla emergere da sé può essere fatto attraverso un lungo tirocinio, un lungo processo di autoeducazione, lungo e complesso e fallibile. Un lungo, complesso tirocinio di educazione e di autoeducazione, anche magari con continui discorsi con un maestro o con tanti interlocutori. Parlare continuamente, d'accordo? C'è un tirocinio, un processo faticoso per conoscere, per tirar fuori la verità, il logos che è dentro di noi. E questo è difficile, ma anche dal punto di vista morale e comportamentale non si tratta di una verità a sé stante rispetto al resto, di una verità astratta. Per Socrate anche la morale, il comportamento, anche il vivere e agire bene nella polis è il frutto di un lungo processo, di un lungo itinerario di autoeducazione, di purificazione interiore che può durare anche anni attraverso i bei discorsi, quelli che vengono chiamati bei discorsi con degli interlocutori. Quindi attenzione, trovare la verità dentro di sé, conosci te stesso, è un faticoso itinerario di purificazione, di autoeducazione interiore. È faticoso, è lungo, è difficile, si può sbagliare facilmente, è lungo e difficile trovare e fare emergere la verità da dentro di noi. Quindi questo significa che la verità non è semplice da trovare. E infatti Socrate dice che non riesce a trovarla, lui indica che c'è, ma vuole che gli altri la tirano fuori, ma lui si pone come ignorante, no? E quindi attenzione, non è facile da trovare e non è qualcosa di spontaneo. La verità non viene fuori da disposizioni spontanee o innate della nostra anima. Sì, può darsi che Socrate sembra pensare questo, che la verità sia innata dentro di noi. Platone sicuramente lo penserà con la sua ovviamente conoscenza a priori innatistica. La verità sarà anche innata dentro di noi, però in realtà noi non abbiamo una disposizione, non abbiamo una capacità innata già presente in noi per tirar fuori la verità. È molto difficile. D'accordo? La verità non si presenta spontaneamente, non si presenta automaticamente, non è già lì bella e pronta, basta fare, non so, qualche rito purificatorio e hai un'illuminazione, una verità all'improvviso. Assolutamente no. La verità è qualcosa di difficile da far emergere a partire dall'interiorità. Questo significa, attenzione, che la verità, essendo una conquista interiore di ciascuno di noi, non deriva dall'esterno. Quindi attenzione, questo può essere visto come una critica nei confronti del sapere tradizionale. La verità non è identificarsi con gli usi, con i costumi, con la religione, con le leggi, con le abitudini del posto dove tu stai. Al contrario, cioè la verità viene dall'interno, quindi
ciò che è vero può essere anche in contrasto con la legge dello Stato, d'accordo? Non è qualcosa di facile, non è qualcosa che necessariamente corrisponde a un insegnamento, l'insegnamento del sacerdote, le tradizioni mitiche, l'insegnamento dei tuoi genitori, le leggi dello Stato. Tu non ce l'hai dall'esterno, non ti viene comunicata dall'esterno. La verità non è un aderire in maniera passiva a ciò che ti viene detto dall'esterno, quindi la verità può anche essere in contrasto con le leggi dello Stato, che infatti Socrate mette in evidenza essere leggi dello Stato relativistiche, diverse ad Atene, a Sparta, eccetera. La verità non corrisponde alla legge o alle credenze religiose che a loro volta sono diverse da Atene, a Sparta e un'altra volta. Avete già capito? Cioè condivide lui l'idea tipicamente sofistica che le leggi, il nomos, sia convenzionale, le leggi, la morale, la religione della tua comunità possono essere convenzionali, possono essere differenti da quella che è la verità che viene fuori dall'interno, perché la verità deve essere oggettiva, deve essere uguale in tutti i luoghi, in tutti i tempi, deve essere uguale in qualunque posto, in qualunque popolo, d'accordo? In qualunque circostanza storica. E quindi Socrate mette in evidenza nei suoi dialoghi, poi ve ne darò magari un esempio, il fatto appunto che la verità poteva essere non corrisponde alle leggi, perché Socrate per verità, per il bene, il giusto, la virtù, il bene, il concetto di bene, la verità per Socrate, l'abbiamo visto, ha un contenuto etico, morale. La verità corrisponde al bene, al giusto, al bello, al vero, ma al bene, ok? Questo ovviamente sarà portato a un livello metafisico dall'interpretazione di Platone. Questo bene deve essere universale, valido per tutti, in tutti i popoli, eccetera. Quindi non può essere identificato con le leggi, con i costumi della propria polis, della propria città, perché in un'altra polis troveresti delle leggi differenti, capite? Ma neanche quando l'interlocutore gli dice bene è fare ciò che dicono gli dei, la giustizia è fare ciò che dicono gli dei. Ma Socrate mette in discussione anche questo. La verità non può derivare da un insegnamento religioso passivamente concepito, d'accordo? E in particolare non possono essere gli dei tradizionali che hanno delle vicissitudini, dei sentimenti simili agli uomini a darti questo bene puro, questo bene ottimisticamente morale, portatore di felicità ad ogni costo. E quindi capite, Socrate anche per questo motivo, stiamo capendo piano piano perché Socrate era inviso al potere politico e finì sotto processo. Socrate anche per questo motivo viene visto con sospetto dalle autorità della città ateniese, della democrazia ateniese, perché Socrate sottrae la verità, il bene, la giustizia, pur dicendo che sono cose oggettive, le sottrae all'identificazione con le leggi dello Stato o con il comando, con il potere politico. Socrate fa della verità un risultato di un lungo processo di educazione, di ricerca interiore, e quindi sottrae, capite, la verità al comando, alle leggi, alla conformità, alla necessaria conformità col comando, con le leggi, con gli usi, con i costumi, con la religione della polis. Questo ovviamente appariva sospetto alle autorità politiche, è ovvio. Socrate poi dice, attenzione, che sì, che la verità è oggettiva, cioè noi quando la troviamo dentro di noi, ognuno di noi scava interiormente, faticosamente, con un maestro, con i discorsi, eccetera, quando la troviamo è identica in ciascuno di noi, però ciò non vuol dire che sia venuta dall'esterno, è identica in ciascuno di noi, forse è innata, è identica in ciascuno di noi, questa verità è oggettiva, è eterna, è universale, valida per tutti gli uomini, però pur essendo uguale a ciascuno di noi, ognuno di noi l'ha ricercata, capite? L'ha ricercata faticosamente al suo interno, non l'ha recepita dalle leggi dello Stato. E quindi, vedete, questo è anche uno dei motivi per cui la filosofia di Socrate
viene considerata pericolosa, ovviamente, viene considerata pericolosa, viene considerata sospetta dal potere politico. Il logos, esattamente come in Eraclito, ricordate che in Eraclito logos significa il discorso, il pensiero che esprime la verità, ma logos significa anche, ricordate, la verità stessa, cioè la legge che presiede l'universo. Lo ricordate in Eraclito? In Socrate è più o meno così. Cioè, in Socrate logos significa il discorso che ti porta alla verità, che ti porta a tirarla fuori da te, ma logos significa anche la verità stessa, cioè almeno così sembra nei dialoghi di Platone. Socrate, personaggio di Platone, dice io tiro fuori da te il logos, cioè il logos, il discorso, quando il discorso dice la verità, il discorso si identifica con la verità, quindi il discorso ti dice anche il contenuto della verità, quindi logos usato come sinonimo di verità. Devo tirar fuori il logos, cioè il discorso, ma il discorso giusto, il discorso vero. Un'ultima cosa, che poi sarebbe stata la prima cosa che avrei dovuto dire in questa lezione, mi sono dimenticato, ecco, sia Platone sia le altre fonti tracciano del carattere di Socrate una visione che è piuttosto singolare. Socrate è un anticonformista, Socrate è uno che non vive come gli altri. Socrate in qualche modo ha finito per rappresentare nella storia della filosofia l'archetipo, o se vogliamo il cliché, del filosofo un po' sbandato, un po' smemorato, un po' con la testa tra le nuvole, d'accordo, che pensa sempre a questioni difficili, astratte, teoriche, si dimentica in qualche modo, si dimentica, trascura la vita quotidiana, d'accordo? Socrate era povero, non fa niente per arricchirsi, Socrate si vanta in molti dialoghi di Platone della sua povertà. Socrate era un personaggio anticonformista, non cura se stesso, non cura l'esteriorità e non cura neanche il suo corpo, perché tutta la sua attenzione è tesa verso l'anima. Socrate spesso è sporco, Socrate va in giro con vestito in maniera trasandata, con dei mantelli vecchi, stracciati, sporchi, va in giro scalzo, d'accordo? Quindi è un personaggio, come dire, bizzarro, eccentrico, anche nel comportamento. Socrate a volte viene preso dall'ira, d'accordo? Dall'irruenza, ha delle risposte, delle esplosioni improvvise, d'accordo? Quindi non è mai molto prevedibile. Socrate aveva un fascino magnetico che catturava i giovani, un carisma che noi possiamo solo immaginare vagamente, non sapendo, non c'erano le telecamere, non sappiamo come appariva lui, come parlava, però i testimoni ci dicono proprio del suo carisma. Socrate era un personaggio non bello, era robusto, diciamo grasso, aveva un viso un po' particolare, un po' buffo, aveva una faccia molto larga, con degli occhi sporgenti, molto sporgenti, che ti catturavano, viso largo, occhi sporgenti, naso schiacciato e una fronte larga, quindi aveva anche un aspetto del viso un po' buffo. E in una famosa metafora Platone lo paragona a un sileno. Socrate è come un sileno, una famosa metafora che descrive Socrate. Chi erano i sileni? I sileni erano un po' quelli che oggi noi potremmo, erano dei personaggi della mitologia, buffi, potrebbero essere piccolini, potrebbero essere un po' paragonati oggi, non lo so, con gli elfi. Sapete gli elfi, o quelle creature un po' particolari che fanno ridere i bambini? Il sileno era un po' un pagliaccio, d'accordo? Un personaggio buffo della di mitologia, come appunto gli elfi, oppure gli gnomi o i folletti, quelli che noi oggi chiamiamo così. Ma la metafora del sileno ha anche un altro significato. Le confezioni del farmacista erano scolpite, d'accordo? Erano scolpite con la faccia del sileno, così quando si apriva la confezione, quando si
apriva, d'accordo, magari il bambino rideva, era comunque un elemento di allegria, perché poi tu all'interno dovevi prendere un farmaco che magari spesso aveva un gusto non molto gradevole, ok? E quindi capite, Socrate è come un sileno, Socrate è brutto fuori ma bello dentro, cioè fuori ti appare buffo, ti appare non credibile, ti appare un personaggio ridicolo, come i sileni che decorano le scatole che ti danno i farmacisti. Però poi ciò che ti cura sta dentro, cioè non devi guardare all'esteriorità di Socrate. Socrate è buffo, è brutto, è grosso, è strano, esteriormente è sgradevole, però poi la cosa migliore Socrate ovviamente ce l'ha nella sua anima, i suoi discorsi, l'interiorità, non devi fermarti all'esteriorità, devi andare all'interiorità, aperta la scatoletta che ti dà il farmacista, trovi il farmaco, cioè quello che ti cura sta dentro, non fuori. Quindi capite la metafora, Socrate è come un sileno e quindi per quanto esteriormente un po' sgradevole, lui catturava, proprio anche per l'aspetto fisico, per il modo di parlare, catturava in maniera magnetica gli interlocutori, le persone. Alcibiade, che vedremo parlando di Platone, era il suo amante, Alcibiade giovanissimo, poteva ovviamente essere amato, era desiderato da tutti, fanciulli, fanciulle, uomini, donne, eccetera, eppure diventa l'amante di Socrate, che è vecchio e brutto rispetto ai tanti ragazzini bellissimi che Alcibiade avrebbe potuto avere, che già in partenza erano conquistati dalla sua bellezza, dal suo fascino. E Alcibiade dirà nei dialoghi di Platone, lo vedremo studiando Platone, che Platone proprio gli aveva insegnato a preferire la bellezza dell'anima rispetto alla bellezza dei corpi, e quindi Alcibiade preferiva Socrate, che era brutto ma aveva un'anima, no, all'interno, come nelle scatolette dei farmacisti, aveva un'anima che era particolarmente bella rispetto invece ai corpi, ad altre persone che avevano un corpo più bello di Socrate. Prima di una battaglia se ne rimase lì impalato, proprio immobile, per ore e ore, d'accordo? Il giorno prima della battaglia, mentre gli altri ateniesi, gli altri soldati erano preoccupati, oppure erano occupati dai piani, dai preparativi in vista della battaglia, Socrate, come se stesse pensando a qualcosa, un'idea fissa, resta fermo come un palo, immobile, in piedi, assolutamente immobile. Non muove un muscolo per ore e ore, stando in piedi, nessuno ardisce disturbarlo, no? Avvicinarsi, chiedergli se era successo qualcosa. Come possiamo interpretare questo episodio? Come se lui fosse in trance, d'accordo? Fosse preso appunto da una riflessione, da qualche idea, lo volgeva al punto da farlo restare assolutamente immobile per ore e ore, d'accordo? E quindi un'altra famosa metafora di Platone, ok? Socrate è come una torpedine marina. È come una torpedine marina. Sapete cosa fa la torpedine marina? Ti dà la scossa elettrica, una scossa elettrica che in qualche modo ti rende assopito, d'accordo? Cioè, come se tu fossi, Socrate ti colpisce come una torpedine marina e tu resti imbambolato, resti assopito, resti totalmente conquistato dai suoi discorsi, non riesci proprio più a muoverti, come se, capite, ti avesse conquistato come una scossa elettrica. La scossa elettrica della torpedine provocava una sorta di intorpidimento. Vedete, queste metafore che ci danno vagamente l'idea di quello che poteva essere il carisma di Socrate. Lo stesso Socrate nell'Apologia dice di essere come un tafano, d'accordo? Uno scocciatore. Sapete il tafano che cos'è? È un insetto che ti punge continuamente. Socrate dice io non ti lascerò mai quando si tratta di fare discorsi sulla virtù, ti inseguo, ti pungo, non ti lascio, trovo le tue contraddizioni, ti faccio continuamente domande, ulteriori domande, perché voglio sapere da te che cos'è la virtù, voglio sapere da te che cos'è il bene, voglio cercare di conoscere con te la verità relativamente alla virtù, al bene.
E se non ci riusciamo, dobbiamo insistere. E se tu provochi una contraddizione, io ti devo confutare e così via. È come un tafano. E lui dice di aver avuto proprio una missione divina, cioè che la sua missione del filosofo, la sua missione di fare questo, di fare il seccatore, uno che fa continuamente domande, non è mai d'accordo con le risposte, confuta, avanza quest'altra domanda, eccetera, eccetera, come un tafano, d'accordo? Uno che non ti lascia mai in pace, un insetto che ti punge, ti pungola. Non ti lascerò mai, dice Socrate, non ti lascerò mai senza i miei discorsi sulla virtù. Parla continuamente, dice che questa è la sua missione, che ha un'origine divina. Attenzione, perché l'origine è le caratteristiche divine, teologiche della filosofia di Socrate sono sempre state trascurate. Si pensa a Socrate come un personaggio totalmente razionale, ma è lui stesso nell'Apologia a dire una cosa diversa. Lui ha questa missione, non può fare altro nella vita. Lui dice che anche se fosse dal processo, fosse condannato in esilio, andato in esilio, non si fermerebbe mai. Lui dice ironicamente: sarei condannato all'esilio anche in un'altra città dove io fossi esiliato, mi manderebbero anche loro via, perché anche in una città differente da Atene, se voi mi esiliate, io non potrei far altro che tormentare, che pungolare come un tafano, che pungolare, che pungere continuamente le persone del luogo per parlare della virtù, per cercare di trovare insieme che cos'è la virtù, il bene, la verità, eccetera. Non ci riusciamo mai, io continuo sempre con nuove obiezioni, domande, eccetera, e quindi questa, lui dice, è una missione, il Dio mi ha incaricato di questa missione. Quindi queste sono alcune delle caratteristiche del dialogare socratico, anche del carattere, del comportamento socratico, ma vedremo nella prossima lezione in maniera specifica finalmente che cosa chiede davvero Socrate, che cos'è la sua domanda, il suo domandare, che cosa vuole conoscere, quali sono le regole, qual è il metodo preciso dell'interrogare socratico, il dialogo socratico. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci.